Buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo un po' di irrigatori, o meglio di tutti quegli irrigatori che nel corso degli anni mi sono trovato a provare e sostituire per i più svariati motivi. Sono sempre stati tutti collegati al medesimo rubinetto domestico, quindi senza centralina e senza pompa di alcun tipo. Vediamo quali hanno funzionato bene, male e i pregi e difetti di ognuno di questi. Il primo irrigatore in assoluto che sono andato a installare è stato questo della Gardena. Si tratta del modello OS 140. È un irrigatore interrabile con funzionamento ad oscillazione, quindi produrrà un ampio ventaglio che, muovendosi avanti e indietro, riuscirà ad irrigare un'ampia zona di giardino. Sui lati troviamo la regolazione dell'ampiezza del getto e qui sotto le due rotelle per la regolazione dell'oscillazione. Ancora più giù possiamo vedere il piccolo rubinetto per la gittata. Ovviamente la qualità costruttiva di Gardena è subito percepibile al tatto, dal peso e dalla robustezza dei materiali e dai particolari di costruzione. Qui sopra abbiamo degli ugelli in silicone come quelli della doccia, per intenderci, che in caso di ostruzione potremo andare a stappare semplicemente con la punta di un chiodino. Ed ora andiamo a vedere i pregi e i difetti di questo irrigatore. Oltre la qualità costruttiva di cui abbiamo già parlato, un altro punto a favore sta nel fatto che sia unico. Ne basta uno, con un solo irrigatore posto al centro del giardino riuscirete ad irrigarlo tutto. Poi, come vediamo, un altro pregio è l'effetto estetico, poiché producendo un alto ventaglio d'acqua tipo fontana risulterà molto gradevole, soprattutto se avete dei faretti posti ai margini del vostro giardino. Ed ora passiamo ai difetti che, ahimè, superano i pregi, almeno nel mio caso. Iniziamo dalle dimensioni, che come potete vedere sono molto importanti. Ne consegue che per l'installazione dovrete scavare una buca molto grande ed anche lo scavo per il tubo collettore andrà fatto ad una profondità maggiore. Inoltre questo irrigatore è destinato solamente a prati perfettamente quadrati o rettangolari, altrimenti rischiamo di bagnare zone al di fuori del giardino o di non coprire tutta la superficie. Ma il difetto più grande che ho riscontrato e che infine mi ha costretto a rimuoverlo sta nel metodo stesso di irrigazione, a pioggia o a ricaduta. E se lasciate un lettino, una sdraia o peggio ancora un ombrellone in prossimità dell'irrigatore, la sua azione sarà notevolmente compromessa. Inoltre, se risiedete in una zona particolarmente ventosa, il vento andrà a spostare il ventaglio d'acqua in zone sbagliate del giardino, magari addosso ad una parete. E per finire parliamo del prezzo, che ovviamente è alto come tutti i prodotti di questa marca. Attualmente si aggira intorno alle 50 euro, ma preparatevi a spendere parecchio anche per giunti e supporti. D'altronde la qualità si paga. Il secondo irrigatore che ho provato è stato questo, sempre della Gardena, è un irrigatore a turbina, il più piccolo della serie e è il modello T100. Allora, subito si ripropone la solita sensazione di qualità che ci danno i prodotti della Gardena. Le plastiche risultano dure e robuste e vediamo un po' le regolazioni. Abbiamo detto che è una turbina, puoi fare da 0 a 360 gradi, qui c'è la regolazione dell'ampiezza del getto e qui sotto abbiamo il rubinettino della gittata. È veramente molto semplice e facile da installare. Essendo appunto un irrigatore a turbina, necessita di una portata d'acqua piuttosto elevata. Qui lo vediamo in funzione sulla stessa linea dei colibri Kleber, ma se su una linea di colibri ne possiamo installare 4 o 5,
Dei T100 ne consiglio al massimo un paio, poiché appunto hanno un consumo d'acqua veramente elevato. E per finire diamo un'occhiata al prezzo, attualmente si aggira intorno agli 18-20 euro, che può sembrare alto per un irrigatore, ma è assolutamente proporzionato alla qualità del prodotto. Tuttavia, necessitando di una pressione molto alta per funzionare al meglio, ne sconsiglio l'utilizzo su un impianto fai da te privo di centralina. L'ultimo irrigatore che sono andato a provare è questo qui della Toro. Ne esistono di due misure, da 5 a 10 cm. È un irrigatore molto economico e basilare. Si tratta di un irrigatore a spruzzo praticamente, di facile ed immediata regolazione tramite questa ghiera. Per la gittata occorre svitarlo ed operare sulla vite sottostante. E quali sono i pro e i contro di questo irrigatore? Ovviamente il prezzo, perché è molto costa sui 4-5 euro, e la facilità di installazione e di regolazione veramente immediata, però abbiamo una scarsità di gittata e di pressione. Io l'ho installati sulla stessa linea del Colibri Kleber e devo dire che non raggiungono le portate di quest'ultimi. Però se avete piccole zone da irrigare, spazi stretti, angoli, questi sono gli irrigatori ideali poiché sono facilmente regolabili ed ampliabili.